Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Ha parlato Mister Garcia, conferenza stampa che secondo me ce la si poteva risparmiare per come è cominciata, per come è andata avanti, conclusa sul canale YouTube del Napoli così all'improvviso, dove alla fine De Laurentiis prende parola quasi fuori campo perché non era vicino a un microfono nel voler rispondere ai giornalisti. Conferenza che ha preso una brutta piega e che le domande poi non sono mai riferite alla partita in questione è un dato di fatto. Infatti noi analizzeremo solo le domande prettamente eh, in relazione alla partita che si gioca domani, anche se sono pochissime. Vi dico la mia e cosa penso analizzando un attimo il Verona e il Napoli, perché se non lo facciamo noi, a quanto pare, nemmeno gli addetti ai lavori lo fanno. Siamo qui per parlarne. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E sempre Forza Napoli. Conferenza che mi ha irritato non poco, al di là del fatto che Garzia inizia la conferenza, gli fanno la domanda ovviamente in relazione alla situazione e lui risponde come sono stati questi giorni, come li ha passati, eccetera, eccetera. Garzia risponde sono nervoso e risponderò solo alle domande in relazione alla partita che c'è domani contro il Verona. Quindi non c'è nessuna tranquillità, sei nervoso o sei tranquillo. Ritorna sul fatto, io in città ho visto molta tranquillità, tanti tifosi che mi sostengono, molti giornalisti che mi stanno sostenendo. Allora mi chiedo, ma io e anche voi che mi state ascoltando, state vivendo un'altra situazione? Siamo noi nel metaverso e Garcia nel mondo reale? O al contrario? Domanda lecita per come hai risposto. Alla fine, la mia opinione è una grande società la si vede, o meglio, una società che vuole diventare grande, la si vede anche da un upgrade e dal miglioramento nella comunicazione. Se ci sono stati tutti questi malumori e tutte queste chiacchiere, lo dobbiamo anche a interviste che va facendo il presidente, dichiarazioni che non arrivano da nessuna parte, né da Garcia e né dal Napoli. Per quanto riguarda la situazione che si sta vivendo, dobbiamo solo leggere titoli di giornale. De Laurentiis sta a Castelvolturno, De Laurentiis sta presiedendo le sedute di allenamento, sta controllando Garcia, eccetera, eccetera. Quindi non veniteci a dire che è tutto tranquillo, siete nervosi e lo si è visto e portate nervosismo anche a noi tifosi. Analizziamo un attimo la partita perché sono qui per parlare di calcio giocato e appunto della partita che ci si può aspettare domani. È arrivata una domanda sul Verona che poi al di là della domanda chi giocherà Ostigard o Rachmani, Garcia risponde Amir ha recuperato, sta bene ma non mi dispiace nemmeno la coppia Ostigard-Nathan, quindi potrebbe giocare Rachmani, così come potremmo vedere la coppia centrale Ostigard-Nathan confermata, cosa che mi auguro perché a quanto abbiamo letto a livello medico lo sforzare subito dopo l'infortunio di Rachmani potrebbe essere un'arma a doppio taglio, quindi mi auguro che Napoli, staff, preparatori e medici abbiano calcolato tutta questa storia, perché io poi mi sono andato a leggere le interviste di De Nicola, medico ex medico del Napoli, che a quanto pare e a quanto si dice è un luminare in Italia e in Europa a livello medico sportivo, quindi possiamo tranquillamente considerarle parole che hanno una verità, non voglio dire assoluta, ma hanno tanta verità. Rachmani non si deve sforzare, così come De Nicola ha detto che l'infortunio di Osimen, prendendo l'infortunio in sé, che sia Osimen o un altro calciatore ad averlo subito, è prettamente per aver sforzato troppo il muscolo. Quindi che sia stata la Nigeria a sforzarlo troppo, che sia stato anche il Napoli ad utilizzarlo troppo e non accorgendosi dell'affaticamento muscolare, non lo sappiamo, però è prettamente una gestione incompetente
a livello fisico, perché Sinatti l'anno scorso, a detta di Spalletti, aveva la situazione chiara calciatore per calciatore. Quanto stava sotto sforzo, minutaggio, se c'era il problema di dover spingere per quanto riguarda un calciatore piuttosto che un altro. Vediamo di non farci ulteriormente male e di accantonare questa storia infortuni per il proseguo della stagione, perché comunque l'infermeria c'è sempre qualcuno in infermeria. Su Anghissà giocherà Caiust, a quanto pare, non lo sappiamo, forse giocherà Caiust, ma se gioca Caiust io lo userei comunque a due registi e non come mezzala, perché non è il sostituto naturale di Anghissà per caratteristiche. Poi che può giocare bene in un centrocampo a 3, può essere, ma non ne abbiamo mai la certezza. Vedremo domani. Per quanto riguarda la domanda diciamo che più si allega al tatticismo della partita è: giocherà Simeone per caratteristiche? Possiamo aspettarci comunque un Napoli con 3 davanti e 3 centrocampisti, o si schiererà Raspadori dietro la punta? Garzia dice sì, è un Napoli che ha 3 centravanti, Raspadori può far gol, Simeone anche può far gol, sono giocatori con queste caratteristiche, poi vedremo, e divaga sempre. Ma che significa? Che significa? Sono giocatori con queste caratteristiche, si può far gol, non si può far gol? Vai un attimo a fondo, il Verona gioca così, noi per contrastarli forse ci possiamo mettere in questo modo o in quell'altro. Allora ve la dico io la mia. Verona 3-4-2-1, 2 dietro la punta, e non è un attacco largo a 3. Si presenta con 4 centrocampisti, 2 dietro la punta e la punta avanti. Dopo, al di là della difesa a 3. Ci siamo. Quindi a centrocampo potrai essere in minoranza. Lo puoi vedere già se metti i pallini. Se mettiamo i pallini sulla lavagna che ho qui dietro, ma non ho preparato perché mi aspettavo una conferenza un po' più brillante, visto tutto il periodo, tra virgolette, di incazzatura che abbiamo vissuto, ma non c'è stato verso. Comunque, per me, il modulo del Verona fa del dominio e della territorialità a centrocampo una delle armi migliori, e ci sono anche centrocampisti che in inserimento fanno assolutamente male, cioè male nel senso che fanno bene per il Verona ma possono far male per la squadra avversaria, e bisogna trovare le contromisure. Quindi questa domanda ve la siete fatta, il problema ve lo siete posto. Io mi rendo anche conto che le nazionali comunque hanno preso troppo spazio, e preparare una partita diventa anche difficile, perché veramente poi c'è stato solo oggi, forse, e un po' ieri, con tutta la squadra disponibile. Mi rendo conto che sia difficile, però cioè, a me sembra che qua mancano proprio le basi per discutere di tattica in una conferenza. Non c'è una conferenza stampa da inizio anno che che mi ha fatto contento dal punto di vista dell'analisi di un match, che poi è ciò che a me piace fare di più, è ciò che credo il tifo, voi, io e chi guarda il calcio si aspetta da un allenatore. Altrimenti la conferenza la si può fare con il direttore marketing tranquillamente e si parla di altro invece di farla con l'allenatore. O sbaglio? Scusatemi un attimo questo po' di irritazione, però, cari ragazzi, non se ne può più. Cioè, era meglio non farla la conferenza stampa. Che poi se devi impostare la conferenza stampa sul come hai passato questi giorni, si sente a rischio esonero, sulla graticola, eccetera, eccetera. Cioè, andiamo a stanare le falle o i pregi di un allenatore tatticamente. Non lo si fa, poi andiamo a posteriori dopo le partite e diventiamo tutti quanti Arrigo Sacchi, perché poteva fare così, colì. La partita alla fine la si vede dalla conferenza stampa, sono sempre le stesse parole: noi andiamo là per vincere, a Verona
è difficile vincere per tutti quanti. Statistiche alla mano, hai visto chi ci ha vinto e chi no? Non l'hai visto. Stai parlando di aria fritta? Molto probabilmente sì. Non hai analizzato praticamente niente di ciò che può essere il gioco del Verona. Io dico che bisogna fare attenzione alla mediana, perché il Verona porta tantissimi centrocampisti al limite dell'area di rigore, quindi o reggiamo come filtro e cerchiamo di compattarci in fase di non possesso senza farci trovare slegati come è stato anche in partite passate, altrimenti prendiamo gol facilmente, perché poi a livello tecnico non sono nemmeno gli ultimi arrivati, la porta la vedono e non ci vuole niente, prendi il gol e vai sotto, poi diventa ancora più difficile, perché poi a livello tattico in Italia, caro Garzia, a livello tattico anche l'ultimo arrivato con la squadra che è salita dalla Serie B, la partita in corso la vedono come si deve. Quindi quello, una volta che è passato in vantaggio, sta sicuro che sarà più a favore suo nel trovare le contromisure ai nostri contrattacchi che non noi a poterla ribaltare con scelte tattiche che mi auguro siano congrue al valore della rosa e alla differenza tecnica che poi c'è tra le due squadre, perché la differenza tecnica c'è, basta però mettere i pasturielle, come si dice a Napoli. I pasturielle sono i giocatori del biliardino, almeno a Sorrento da dove vengo io, mettere i calciatori nel proprio ruolo consono alle proprie caratteristiche. Non è difficile, non è difficile. Poi la cosa, e concludo, che non mi va giù è che non si porta o non si calcola nella maniera più assoluta il 12° uomo dell'anno scorso. Elmas mai chiamato in causa, non se ne discute mai, tanto è vero che per me manca chissà, ti vuoi schierare con un centrocampo a 3, perfetto, Elmas lo botte Zielinski e basta. Dici sì, ma deve giocare Cajust, va bene, ma se ti vuoi giocare con un centrocampo a 3 e vuoi far sì che rendiamo a livello di incontrismo andando a lottare su tutti i palloni con un centrocampo folto, perché sono 4 centrocampisti e 2 dietro la punta, sono 6 persone al di là del centravanti, devi trovare gente che dell'incontrismo comunque fa il suo pane quotidiano. Elmas ha incontrismo, ha comunque tecnica per poter far funzionare la catena di destra, che possa essere Politano, Di Lorenzo e lo stesso Elmas. Ma perché non facciamo giocare Elmas, il 12° uomo dell'anno scorso? Ci sono due calciatori fuori, Anghissà e Osimhen, fallo giocare. Fallo giocare e non ti presentare poi a partite in corso, cambi un centrocampista e lo metti lì, fai ciò che vuoi, perché è questo che stiamo facendo. Non incorriamo negli stessi errori, ragazzi, non ci incorriamo negli stessi errori. A me va benissimo, fa giocare Cajust, va bene, fai giocare Cajust, però poi non andiamocela a prendere col calciatore, perché Cajusto non è una mezzala o un terzo di centrocampo come lo fa chissà, ma è un centrocampista centrale. È stato preso come vice anch'issa, ma per natura è un regista, è il ruolo di Lobotka. Quindi bisogna vedere poi se funziona la catena di destra a livello offensivo. A livello difensivo ti può rendere tranquillamente, non sto dicendo questo, non sto dicendo nemmeno che sia un brocco, attenzione. Però Elmas, che non viene proprio considerato, a me non va giù. Ci sono persone a cui Elmas non piace, a me non dispiace, perché ha tolto tante volte le castagne dal fuoco, è un calciatore che destra-sinistra non fa differenza nella mediana, può giocare anche come esterno, l'anno scorso ci ha fatto vedere che può giocare, comunque ha fatto il vice Quara nel periodo che abbiamo avuto Quara fuori per infortunio. La formazione di domani e concludiamo, perfetto, Meret, Di Lorenzo, Rachmani sicuramente, Rachmani, Nathan, Mario Rui, Cajust, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, Simeone, Politano.
una formazione con due registi, facciamo anche quella e mettiamo anche Ostigard, perché io personalmente farei giocare Ostigard Nathan per l'affinità che si è creata in queste 7 partite e facendo recuperare al 2000% Rachmani. Comunque a due dietro, un 4-2-3-1 più o meno. Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Nathan, Mario Rui. Mi auguro Mario Rui per la seconda volta. Non facciamo che Olivera è tornato dalle nazionali, è mese stanco, fusi orari. Abbiamo Mario Rui che è fresco e vuole giocare ed ha anche tanta tecnica. E contro un centrocampo così folto serve anche un piedino, come si deve dal punto di vista della fascia sinistra, per scavalcare la mediana o per far lavorare meglio la catena di sinistra. Siamo arrivati a Mario Rui, Kajust, Lobotka e Siedi Zielinski. Perché poi è inutile che andiamo a operare con due registi, mi abbassi Zielinski vicino a Lobotka, lo perdo per offensività, perché è un calciatore che può vai a perdere a livello offensivo, e mettiamo Kajust, Lobotka, Kvara, Raspa, Politano, Simeone. È vero, poi schieri tutti gli attaccanti e non hai una punta centrale, però puoi far diversamente e al limite ti puoi giocare, che ne so, un Elmas a 3 dietro la punta. Per me i calciatori per fare questo modulo ci possono anche essere, ma bisogna lavorarci e secondo me non è la partita dove cambiare, per il semplice fatto che hai avuto i nazionali 48 ore fa, hai avuto la rosa al completo, molto probabilmente, forse anche meno, perché poi chi arriva dalle nazionali fa defaticamento, il fuso orario, stress eccetera eccetera. Solo oggi hai potuto provare, quindi non sfasiamo ulteriormente e facciamo perdere di fiducia calciatori, perché sarà dovrà essere, ecco, la nostra arma in più, l'essere compatti. Speriamo di non sfasciare quasi niente domani, di fare una grande partita e di portare 3 punti via da Verona, perché poi anche il pareggio sarebbe una sconfitta. Servono i 3 punti e di perdere terreno non ne abbiamo voglia, né noi tifosi, né credo il mister e la squadra, e né tantomeno la presidenza. Però il perdere punti è la conseguenza di scelte che sono state fatte con i piedi e azzardate da giugno ad oggi, non solo dall'inizio campionato. Detto questo, ragazzi, un bacione a tutti, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.